pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi facciamo un nuovo tutorial di perline e qualcosa di semplice. Ho deciso di chiamarli orecchini Griff. Ne vedete qui due versioni. Questa è la prima che ho realizzato utilizzando i materiali che mi aveva inviato nello swap creativo Maria Teresa Armenia. Trovate i video e trovate il suo canale qui su YouTube. E questa è l'altra versione di cui faremo il tutorial. Avevo fatto in realtà le foto di questo, ma per errore l'ho persa e quindi oggi andremo a fare il tutorial di questo. Vi mostro il retro. Praticamente è un'incastonatura un po' particolare, l'ho chiamato griff, li ho chiamati griff proprio per questo. Naturalmente poi ci andrò a mettere una monachella o un perno. Li potete naturalmente montare anche al contrario, mettendoci una goccia, una piccola nappa, un fiorellino, starà a voi. Gli orecchini non sono grandi, vi faccio vedere che l'elemento è praticamente 2 centimetri e mezzo. Scusate, 2 centimetri e mezzo. Quindi il quadratino è 2 centimetri e mezzo per 2. Spero che il tutorial sia chiaro, farò del mio meglio. Preferisco di gran lunga i tutorial fotografici, però ci proviamo. Avvicino un attimino la camera e vi mostro i materiali. Allora, serviranno 15-0 ed 11-0. Io sto utilizzando questa colorazione che sono le Metal Dark Bronze. Penso, vabbè, comunque avete visto il codice, sia 15 che 11-0. Poi ho utilizzato in questo caso questo Swarovski che è il colore scarabeo. Adesso vediamo la bustina, eccolo qua, 14 mm Scarabeus Green, bellissimo, io amo queste colorazioni, poi quest'anno il verde ragazze, per me va sempre in verità, anche se in realtà mi piacciono molto anche indossati in questi colori più freddi, che non sono i soliti miei, però li ho indossati su una camicetta con questi colori e sono deliziosi, portabilissimi. Allora, dopodiché serviranno perle da 6 mm, serviranno dei cipollottini, rondelline o come li vogliate chiamare, ve li mostro, sono 3 per 4, quindi vi mostro tutte e due le dimensioni in modo che non andate in confusione. Servirà naturalmente ago e filo. Io qua ho il tulip, ma utilizzerò anche un ago 12 della Beadsmith perché come avrete notato ci sono parecchie 15-0, forse si notano qui più nel contrasto di colori e quindi è necessario passare più volte, quindi premunitevi e utilizzate anche un ago più sottile, quindi un numero 12. Spero che il tutorial vi piaccia. Se non l'avete ancora fatto, ragazze, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella in basso che trovate giù in modo da non perdere tutte le notifiche per i tutorial ed i video futuri che caricherò sul canale. Vi ricordo anche il mio negozio Etsy, vi metto il link qui nelle schede e passiamo subito al tutorial. Il mio negozio non vendo schemi, ma vendo bijou finiti. Vedete due colorazioni di cipollotti perché a me nella parte superiore mi piacevano questi di un verde un pochino più cangiante, acido, ma non ne avevo tanti e quindi sul sotto ho utilizzato una colorazione diversa, ma voi potete utilizzarli dello stesso colore. Allora, inserite sul filo questa sequenza di perline 4 Rocaille 11-0 ed un cipollottino, fatelo per 4 volte, chiudete, ripassate e fate un nodino. Una volta che siete quindi ripassati, avete chiuso a cerchio, uscite dalla terza perlina 11-0 ed andate a mettere sul lago altre 6 rocaille 11-0 ed rientrate da dietro, vedete? In questo modo nella seconda.
ripassate in tutte quante le rocaille, in tutte, e riportatevi poi ad uscire praticamente dalla quarta. Adesso vi mostro più da vicino. Quindi sono ripassata, vedete, ed esco dalla quarta e inserisco qui su altre 6 rocaille 11,0 e faccio alla stessa maniera ed entro quindi da dietro, ok? Quindi sfrutto le due centrali e faccio la stessa operazione. Come vedete si viene a creare una sorta di 8. Questo 8 naturalmente ripassate, riscendete e poi andate avanti, vi troverete qui. Quindi fate proprio, guardate, seguite il mio ago, ripassate, scendete e andate qui, uscite da qui e fate un altro 8 e lo fate su tutti e quattro i lati e create una sorta di griff. Stiamo facendo praticamente questa incastonatura che ieri mi è uscita così a caso e quindi la condivido con voi. Allora, una volta che avete fatto tutto il vostro bel lavoro, va bene, tutto storto, poi si sistemerà. Io esco, vedete, da su, dalla quarta rocaille e vado ad inserire 3 rocaille 15,0 e vado nelle due centrali dell'altra griff e faccio 3, 3, 3, quindi faccio questo inserimento di 3 rocaille su tutti e quanti i lati. Ecco le ultime 3, entro sempre nelle due centrali e tiro un pochino, non chiudo ancora perché vado a prendere il mio rivoli e lo posiziono in questo modo, tengo e tiro. Come vedete si è creata questa sorta di incastonatura fatta proprio con delle griff, ecco perché si chiama orecchino griff. Adesso dobbiamo andare a rinforzare e ripassare nelle rocaille 15,0 ed anche nelle altre rocaille. Quando ripasso nelle 15,0 lascio quella centrale, quindi ripasso, ve lo mostro qui, forse in quelle blu si vede meglio, vedete, praticamente passando lascio sporgente la 15,0 centrale in modo che si creino questa sorta di picot. Spero che si veda, vi mostro anche l'altro, vedete? Quindi ripassando e stringendo la rocaille centrale 15,0 deve sporgere, quindi ripassate per bene. Vedete, ripassando questa puntina come sporge. Penso che si vede. Ok. Vedete che ripassando si mettono in evidenza le 4 griff e i 4 angoletti. Adesso vedete, io sono qui, esco dalla seconda 11,0, scendo attraverso le due 11,0 e vado a mettere una 15,0 ed entro qui nelle due 11,0. Mi dispiace che ho perso le foto di questo perché era sicuramente più chiaro nei colori. Vabbè, se avete problemi ragazze chiedete sempre. Quindi spunto da quest'altro lato, inserisco un'altra 15 e risalgo. Quindi ripassando faccio questa operazione di rinforzo, tirate un po' e vedete si forma questo angolino ben definito con le 15,0. Quindi fate la stessa operazione dagli altri lati.
Ve lo mostro qui perché si vede, si vanno a formare praticamente questi trapezzi, li vedete? Questi in argento qui, questi. Ok, fatelo per gli altri lati. Vedete man mano come si sistemano inserendo le 15 0, i due che non ho eseguito e quelli che ho eseguito. Una volta che abbiamo fatto tutti quanti i nostri inserimenti, ci portiamo sempre ad uscire, vedete, dalle due rocaille centrali, quindi tralasciate la 15 laterale, ok? In questo modo, e vado a mettere sul lago 5 rocaille 15 0, una perla e 5 rocaille 15 0. Ci vorranno parecchie 15 0, ok? Quindi se ci riesco, ok, ce l'abbiamo fatta, e vado sempre da dietro nelle due, aspettate se non mi perdo, nelle due rocaille centrali. L'ago fa un po' fatica perché sono già passata parecchie volte, dovrei già mettere quello più sottile. Ok, ce l'abbiamo fatta. E vado a tirare. Vedete che si posizionerà in questo modo. Adesso cosa faccio? Quindi rientro da qui, rientro nella 15 0. Attente a non tirarvi il lavoro dietro, ok? E a questo punto inserisco le 5 rocaille 15 0 e vado nella griffe che segue. Quindi entro però nella 15 nelle 2 11 0 ed esco da queste, quindi come abbiamo fatto dall'altro lato. Vedete, le rocaille si posizioneranno praticamente sul bordo del rivoli e uscite quindi sempre dalla seconda 11 0 e 3. Faccio la stessa operazione su tutti e quattro i lati, vi verrà fuori una sorta di croce. Ed eccoci qui al nostro giro terminato. Se volete ripassate in queste rocaille. Questo è il retro. Adesso vi mostro come proseguire. A questo punto, ripassando, il cambio d'ago è necessario in questa parte centrale. Una volta ripassate, risalite dalla perla ed uscite all'interno in questo modo dalla vostra perla. E cosa fate? Inserite sul lago una 15, un cipollotto ed una 15, girate il lavoro ed andate nelle due iniziali di base, ve le ricordate? Da dove siamo partiti con le griffe, e tirate in questo modo. Scusate, ho urtato la camera. Inserite nuovamente una 15, un cipollotto ed una 15 e risalite nella perla, solo nella perla. Tirate, ok, e ripassate. E portatevi ad uscire sempre dallo stesso punto. Quindi uscite dalla perla, quindi entrate, uscite dalla perla, inseritevi nelle prime due 15 0 ed a questo punto andate a prendere l'altra colorazione di 11 0 che forse avevo dimenticato di dirvi. Quindi andate a prendere due rocaille 11 0 ed una 15 0 ed andate nella 15 0 qui al centro. Ricordate che ne abbiamo inserite 5 tra una griffa e l'altra? Ecco, ora dovete andare ad individuare quella centrale e tirate. Si posizionerà in questo modo. Stessa cosa, invertita, una 15 e due 11. Entro nelle due 15, col telefono davanti mi sembra un'impedita, va bene, ce la posso fare. Ecco qua. Quindi nelle 2,15 qui, riesco dall'altro lato, vedete?
giro il lavoro e inserisco nuovamente la stessa sequenza, una 15, cipollotto, una 15 nella griffe e ritorno. Quindi fate questi due lavori qui sotto e sopra per tutti quanti gli altri lati. Allora, siamo all'ultimo inserimento, quindi ho quasi terminato e vado quindi nelle due rocaille 15-0 qui. Metto in questo modo così che possiate, spero, vedere meglio. Quindi diciamo che abbiamo completato il nostro giro, ok? Adesso dobbiamo continuare, quindi rientriamo in tutte quante le rocaille che seguono ed usciamo, scusatemi, ero fuori camera completamente, ed usciamo dalla prima, vedete, rocaille 11-0 del secondo colore ed inseriamo una 15, un cipollotto e una 15, nel mio caso del colore più chiaro perché sotto erano scuri, ed andiamo naturalmente nella seconda rocaille qui. Quindi il nostro cipollottino si posizionerà in questo modo. Vado a fare questa operazione ripassando nelle rocaille anche dagli altri lati. Una volta che abbiamo completato tutto quanto il nostro giro, usciamo dal cipollotto ed andiamo a inserire 5 rocaille. Dobbiamo fare la chiusura, ragazze, è finito, quindi se è venuto molliccio, ripassate. Quindi 5 rocaille 11-0 e rientro da questo lato. Ripasso e ripassando mi inserisco nella prima, scusatemi, nella prima inserisco una 15 e vado in quella centrale, ok? Ok, vado in quella centrale e vado ad inserire 7 rocaille 15-0, io le ho terminate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e rientro dal lato opposto. Adesso ripassando tralascio le rocaille che sono qui in punta 1, 2 e 3 in modo tale che andrò a delineare un rombetto. Ripasso in questo giro naturalmente, quindi si delinea il mio rombetto, rientro, ripasso, poi ridiscendo da questo lato e ripasso anche in questa parte centrale, quindi ripassate dappertutto e mi raccomando, anzi adesso ve lo mostro, quando riscendete non vi dimenticate di inserire qui la rocaille 15-0 come abbiamo inserito dall'altro lato, quindi in questo modo. Vedete le due 15-0 per creare questa forma un pochino così. Ripassate dappertutto, scendete, ripassate poi tra qualche rocaille, fate il nodino e chiudete perché praticamente i nostri orecchini sono terminati. Si è fatto buio decisamente, è notte e quindi questi sono i nostri orecchini Griff che sono a mio avviso carini e portabilissimi. Sono molto carini anche se fatti nell'altro verso. E spero che vi siano piaciute ragazze e lasciatemi un like. Io sto pensando di andare a mettere una goccia. Sul banco ho alcune di queste gocce che stavo utilizzando per il soutache e quindi secondo me con i colori ci starebbero proprio bene. Ah, anche fare un mix soutache perline. Va bene, come avete capito, il verde è sempre uno dei miei colori preferiti. Poi tutti questi orecchini li vedrete prossimamente in un video creazioni. Vi abbraccio, vi saluto, spero che gli orecchini vi piacciono e mi dispiace che ovviamente i colori sono sempre un po' sfalsati. Vi abbraccio ed auguro a tutte buona creatività. Ciao!